quel che state vedendo è quel che resta di una Tesla Model S in fiamme a seguito di un piccolo incidente. Ciao ragazzi, come state? Io sono Michele e non vi ho mai fatto mistero dei miei dubbi in merito alla rivoluzione elettrica in atto per quanto riguarda il mondo delle automobili. Si va verso un futuro sempre più green, sempre più ecologico, quindi anche le auto si adeguano di conseguenza, con meno motori termici e più motori elettrici. Ma questo è sempre un bene. Quel che io penso è che le batterie attuali al litio siano ancora una fase transitoria per arrivare a quella che sarà in futuro la vera auto elettrica. Poi magari mi sbaglio, queste batterie saranno quelle definitive anche tra 20 anni, però io penso che ci siano ancora tante criticità su questo argomento. E ne ha parlato anche un sito specializzato, Motorbox, che vi lascio linkato qui sotto, ma insieme a lui tanti altri, perché ora che le auto elettriche iniziano ad essere tante su strada, stanno venendo fuori i primi problemi, i primi grattacapi legati specialmente alla gestione e manutenzione delle batterie. Qual è il problema, ragazzi? Beh, un'auto elettrica è estremamente delicata. Pensate, basta un piccolo urto, un piccolo incidente, ironicamente persino un graffio sulla batteria della vostra auto elettrica per renderla totalmente inutilizzabile o persino pericolosa. Pensate ad esempio di aver appena ritirato la vostra fiammante nuova auto elettrica dalla concessionaria pagata 40, 50, 100 mila euro e tornando a casa durante una semplice manovra di parcheggio andate ad urtare il marciapiede sotto casa. Un incidente stupidissimo che può capitare e capita praticamente a chiunque. Bene, con un'auto elettrica se andate a danneggiare la batteria rischiate di doverla buttare completamente. Ora magari starete pensando faccio riparare la singola cella danneggiata, ma purtroppo con le auto elettriche non funziona così. Ad oggi infatti le batterie delle auto elettriche sono quasi sempre non riparabili. Per quale motivo? Da quanto ne sappiamo i vari produttori non permettono alle semplici officine di accedere alla tecnologia dietro le batterie delle loro automobili, di accedere alla gestione, alla diagnosi delle loro batterie e quindi non permettono di ripararle, di sostituire le celle danneggiate e l'unica soluzione è sostituire l'intero pacco batterie che viene a costare praticamente più dell'automobile nuova. E questa, ragazzi, è una gravissima criticità insieme alle batterie al litio che diventano instabili a seguito di piccoli urti. Io da profano, da stupido nell'argomento, penso che servano delle leggi specifiche, delle direttive volte proprio a rendere le batterie delle nostre auto elettriche, non dico universali perché sarebbe troppo bello, pensate di poter sostituire le vostre batterie con quelle di qualsiasi altro auto, sarebbe fantastico, ma almeno di rendere le batterie riparabili, le singole celle sostituibili sarebbe già una grande cosa a tutela del consumatore, dell'acquirente dell'auto elettrica. E non finisce qui, ragazzi, perché si parla anche di un aspetto economico ed ecologico. Economico in che modo? Beh, ragazzi, quando c'è un incidente con un'auto elettrica, le assicurazioni si vedono costrette a dover pagare un'auto nuova, proprio perché le auto elettriche a seguito di piccoli incidenti possono essere da rottamare, nonostante siano strutturalmente e meccanicamente sane. Quindi le assicurazioni devono aumentare per forza di cose il premio assicurativo e noi andiamo a pagare una cifra più alta alle assicurazioni e questo non va bene per il nostro portafogli. E come se non bastasse, ragazzi, tutte le auto elettriche rottamate a seguito di piccoli incidenti perché le batterie diventano instabili vanno a finire nelle nostre discariche. Le batterie al litio non sono facilmente smaltibili, non sono facilmente sostituibili o addirittura riciclabili. Cosa succede? Che c'è un gravissimo impatto ambientale. E dove finisce tutta la rivoluzione green? In discarica. Lo ripeto, servono delle leggi specifiche che rendano le batterie delle auto elettriche facilmente gestibili anche da officine non specializzate, magari con un semplice cambio della cella danneggiata con una universale. Sarebbe fantastico un mondo così, ragazzi, davvero. Però ad oggi non lo è affatto. Ci sono delle aziende come Tesla che dicono le nostre batterie non sono riparabili nel modo più assoluto, quindi dovete buttare la vostra auto e comprarne una nuova. Vi sembra una cosa fattibile? Beh, amici, secondo me non lo è affatto. Io sono un grande amante della tecnologia, di come ormai è entrata nelle nostre automobili, elettriche o meno, di come rende la nostra guida più sicura, ma
quando ci sono dei dubbi in merito io li sollevo. Poi magari sarò ignorante in materia, dirò qualche cavolata di troppo, però io penso che per le auto elettriche ci sia ancora tanta strada da fare, letteralmente. Ok ragazzi, ora però ditemi voi cosa ne pensate di questo argomento. Pensate che io stia esagerando oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Un bel like per supportarmi se il video è stato di vostro interesse e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Siamo già oltre 90.000. Questo è tutto amici, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buona guida!